Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video dove per la prima volta vedremo una gara di elettrico. Sì, perché come avrete visto il 95% delle gare che faccio, di quello che faccio, sono di un 8 scoppio. Però d'inverno, data la stagione invernale, per non rimanere fermi, per rimanere in allenamento e comunque per divertirci, giriamo quelle 1.10 elettriche. E quest'anno per la prima volta ho anche il supporto di un team, il team Marca Racing, che mi ha dato una grande mano e che ringrazio. E sono stati fondamentali perché già io personalmente ho delle conoscenze molto limitate dell'1.8 scoppio, conoscenze tecniche. Figuriamoci dell'elettrico dove sono proprio a zero. E quindi grazie al loro supporto mi sono iscritto e ho partecipato alla prima tappa del campionato italiano AMSCI che si è svolta alla Monaco RC Arena sulla pista di Ciserano e ci siamo iscritti nella categoria stock 13,5. Non ho registrato le qualifiche, ho registrato solo le finali, quindi quelle che vedete scorrere adesso sono invece delle prove libere che ho fatto io. Avevo fatto appunto 2 giornate di test ed erano state completamente un disastro. Non conoscendo la categoria, non conoscendo tantomeno la macchina, la Vesomatics, che è una macchina anche abbastanza particolare, e senza un aiuto diretto in pista ero veramente in mezzo a una strada, cioè non avevo un livello minimo di decenza per poter partecipare a una gara, né tantomeno una gara di campionato italiano con questo livello di partecipanti. E quindi ero abbastanza sconsolato, sinceramente. Grazie però al supporto di un mio compagno di team, Raffaele Onesti, che si è offerto di seguirmi per tutte e due le giornate di gara, ho ritrovato un po' di fiducia, un po' di speranza e ho deciso di partecipare fidandomi ciecamente di lui. Il numero totale di partecipanti non è elevatissimo, siamo in 15, ma il livello è veramente veramente alto. Quindi come mio solito quando parto per una gara mi pongo un obiettivo che è difficile da raggiungere ma possibile e il mio obiettivo è di entrare in finale A, cioè nei top 10. Per come avevo girato io nei miei test era una cosa impensabile, però sono sicuro che l'Ele mi abbia preparato una macchina perfetta. Sicuramente nei miei test abbiamo sbagliato qualcosa noi perché la macchina andava troppo male per essere vera, diciamo. E quindi il setup di base che mi prepara lui effettivamente è una bomba, cioè mi trovo subito a mio agio, trovo subito feeling con la macchina. Ci sono giusto un paio di punti dove vado un attimo in crisi, cioè sento che la macchina mi scappa via, se entro un po' troppo forte, do troppo gas, la perdo, ma per il resto la macchina va benissimo. Abbiamo anche un motore pazzesco, mi hanno detto che era quello che faceva la velocità di punta più alta di tutti, gli altri facevano più o meno 70-71, io sono arrivato a fare anche 74 in fondo al dritto. Nelle prove controllate che servono per comporre le manche delle batterie di qualifica faccio il mio record personale sulla pista, faccio un 12,6 che è a meno di 2 decimi dal primo tempo e per me è tanta roba, cioè io non sono uno veloce sul giro singolo, sono uno più da finale lunga di mezz'ora, quindi essere così vicino come tempi ed essere poi quinto in classifica generale nelle controllate è tanta roba, sono veramente soddisfattissimo. Le qualifiche invece si svolgono con punteggio round by round, saranno 4 round con 2 di scarto. E nella prima qualifica sinceramente non ricordo di preciso cosa è successo, ma la chiudo in classifica generale settimo e ricordo che ho avvertito che il grip sulla pista era aumentato di molto. Questo perché? Perché ormai è quasi sera, cioè noi abbiamo fatto le prove libere alla mattina presto, le controllate nel primo pomeriggio e le 2 qualifiche del sabato tenete conto che sono svolte alle 7:30 e alle 8:30 di sera, quindi si era girato tutto un giorno sulla pista e nella prima qualifica il grip era aumentato di parecchio. La seconda qualifica invece la ricordo benissimo perché penso sia la manche più bella della mia gara e praticamente ho iniziato al primo giro, sono entrato sul punto che mi ha sempre un po' messo in crisi e la macchina mi si è chiusa di avantreno, quasi mandandomi sul codolo e facendomi capottare. E lì mi si è acceso un allarme, un campanello d'allarme e forse proprio per quello mi sono proprio concentrato ancora di più, sono stato più attento, ho alzato giusto un pelo il dito perché ho capito che se fossi entrato così anche altri giri prima o poi l'avrei piantata la macchina
e chiudo secondo, in classifica generale chiudo secondo in questa manche, non ci credevo neanche io. E quindi andiamo a casa il sabato sera dopo le prime 2 qualifiche con una posizione provvisoria in classifica generale del terzo tempo. Cioè, finire secondo in qualifica mi ha dato un punteggio che mi ha mandato in orbita in classifica generale e siamo terzi, cioè benissimo. So che nelle rimanenti 2 qualifiche qualcuno migliorerà e sicuramente non chiuderò terzo in classifica generale, ma con questo secondo posto e settimo posto al 99% mi sono già assicurato l'entrata in finale A, che era il mio obiettivo, quindi sono più che soddisfatto. Le 2 qualifiche di domenica invece non vanno benissimo, questo perché il grip era stato comunque alto dal giorno prima, quindi facciamo alcune modifiche all'opposto. Prima cercavamo di rendere la macchina più sicura dietro, adesso che ho aumentato il grip sulla pista facciamo delle modifiche per farla scivolare un po' di più, dargli più percorrenza in centro curva, e in queste 2 qualifiche faccio qualche sbavatura e chiudo settimo e nono. Quindi vengono conteggiate per comporre la classifica un settimo posto e un secondo posto e mi qualifico in sesta posizione per la finale. Per me questo risultato è già una vittoria, sono veramente veramente soddisfatto. Allora, stiamo per partire, warm up della prima manche di finale. Abbiamo montato un treno di gomme praticamente nuovo, rodato solo per 4 minuti in una prova libera di sabato e poi tenuto e messo da parte. Warm up per modo di dire, perché nell'elettrico non si può provare più di tanto prima della finale, giusto un paio di giri. Però per le sensazioni che ho con la macchina mi sembra tutto ok. Siamo tornati, nonostante la pista abbia molto grip, ad avere un posteriore più sicuro. Questo perché non me la sono sentita, cioè non ho avuto la presunzione di dire posso ripetere la qualifica con cui ho fatto secondo al sabato. Lì la macchina era un missile, ma era proprio appeso a un filo, cioè bastava veramente un nulla per perderla. Non me la sono sentita di guidarla ancora così, ho voluto avere un po' più di sicurezza, anche perché essendo una finale ci sarà qualche contatto, un po' di bagarre, quindi me la posso anche un po' più giocare in questo modo. E partiamo così quindi. Attenzione, silenzio, 10, 9, 8, 7. Cos'è sta roba? Cioè, la macchina davanti a me si è mossa al countdown quando era l'8 o il 9. Sicuramente ha sbagliato perché non ha senso quello che ha fatto, avrà sentito male, non lo so. Però si è mosso prima, c'è una falsa partenza. Invece sembra che rifacciano il countdown da capo, lo riportano indietro, nessuna penalità, niente. Boh. Partenza buonissima, da paura. Il mio riflesso è stato ottimo, come potete vedere. Mi sono avvicinato di molto alla macchina davanti, poi sono stato un po' troppo interno e ho perso velocità di percorrenza, però la partenza è buona. Adesso speriamo di rimanere fuori dai casini nei primi giri. Quanto mai l'ho detto. Rivediamo il macello che è venuto fuori. Voi non lo vedete, ma fuori inquadratura le macchine che guidavano il gruppo, primo e secondo, in fondo al dritto il secondo tenta un sorpasso sul primo e si toccano. La macchina rossa ha la peggio, spinna, tenta di rientrare subito in traiettoria, ma viene colpita dalla macchina bianca che era in posizione 5, che era quella che partiva davanti a me. Incredibilmente io non vengo in contatto con la macchina bianca, ma mi ritrovo la macchina rossa praticamente contromano e mi è impossibile evitarla, cioè la prendo in pieno, la sparo via, la rimbalzo via tipo autoscontro, ma non riporto danni, la macchina mi rimane dritta e pulita in traiettoria, quindi proseguo. Peccato che alla curva successiva la macchina dietro bianca che mi segue, come potete vedere, tenta una cosa che non capisco il senso, impossibile, cioè tenta di passarmi all'esterno, si affianca all'esterno, mi sportella e manda me in testa coda. Stavolta finisco io contromano praticamente
e mi centra la macchina arancio che arriva dietro di me e mi capotta. E cosa dire? Sono contatti che nell'elettrico succedono quando si è in bagarre, tutti così vicini, però non capisco la manovra della macchina bianca dietro di me che tenta di passarmi affiancandosi all'esterno. Quella non lo so. Comunque mi hanno recuperato anche in fretta, però la mia gara ormai è già compromessa. Siamo al secondo giro, riparto ultimo, la gara è già segnata. Beh, comunque non sono lontanissimo dalle posizioni di metà gruppo, ce li ho lì davanti, sono ancora tutti in bagarre. Magari se fanno qualche casino tra di loro riesco a recuperare qualcosa e stavolta ne approfitto io, vediamo. Ma intanto comunque una macchina arancio ha flippato, quindi guadagno una posizione e passo nono. La macchina comunque, nonostante le due grosse botte che ho preso, va ancora bene, funziona bene, non ha riportato problemi. Adesso il gruppo si è sgranato e dai, cerchiamo di iniziare a fare un po' di passo. Quello davanti a me credo abbia sentito un po' di pressione mia che gli tornavo sotto, ha stretto troppo sul cordolo e ha flippato, quindi guadagno un'altra posizione e passo ottavo. Oh, mi sto mangiando anche l'arancio che ho davanti, cioè guardate quanti metri gli ho ripreso praticamente in un solo giro, sono già quasi a tiro. Ah, ho perso terreno adesso, perché mi succede una cosa stranissima. La macchina va bene, ma dopo le due botte che ho preso, solo nelle due curve veloci dopo il rettilineo, a volte, non capisco perché, neanche in tutti i giri, sento come se quando sono tutto sterzato la gomma toccasse la carrozzeria e mi porta via sterzo, cioè la macchina a volte non gira e quindi ho perso un po' di terreno da chi mi precede. E 3, terza macchina che capotta, guadagno un'altra posizione e adesso sono settimo.
Gara 1 terminata, ho chiuso al sesto posto, pensavo settimo in realtà, ma probabilmente non mi ero accorto di qualcuno davanti che aveva fatto degli errori. Quindi, visto come era iniziata la manche, va più che bene. La macchina era una bomba, bella sicura, veloce, non mi ha mai messo in crisi. Però chi mi ha visto da fuori mi ha detto che nelle curve prima di mettermi sul rettilineo la macchina sembrava facesse un po' di fatica a voltare e dato che la giornata prosegue e la pista ha tanto grip, decidiamo per le prossime manche di provare a fare una modifica, cioè apriamo di convergenza la macchina dietro per dargli un po' più di scivolamento sul posteriore e farla ruotare di più a centro curva. Proviamo, tanto non ho niente da perdere. Allora, questo sul carro, al mio tempo è valida, silenzio, attenzione, 5, 4, 3, via! Ah, errore. Non so se si nota bene dall'inquadratura. In questo punto, che è il punto che mi ha messo in crisi per tutto il weekend, facevo fatica solo in questo punto della pista. Come potete vedere, adesso quando do gas tra quelle due curve a destra che sono esattamente in centro davanti al palco, la macchina mi si chiude davanti e punta all'interno, quindi io devo correggerla e quindi perdo la linea, perdo velocità di percorrenza. Nella prima finale questo scherzo non l'ha mai fatto, quindi sicuramente è dovuto alle modifiche che abbiamo fatto sulla convergenza dietro. Ancora, sempre in quel punto. Questa volta forse sono entrato ancora più forte o ho dato gas troppo presto, la macchina mi si chiude completamente, finisco all'interno della curva e perdo una posizione. Niente, ancora. Sono completamente in crisi in questo punto della pista, non riesco a farla e mi continuo a fare quello scherzo. Sono completamente in crisi, non so più come entrare in curva, se entrare forte, lento. Sì, ok, se entro lento lo scherzo non me lo fa, ma sono troppo lento e non riesco più a avere il feeling, il passo. Ho capottato. Ho perso, come dicevo prima, ho perso completamente il feeling con la macchina e non so più che linee fare. Sono andato nel pallone, gara completamente compromessa. Chiuso la manche ultimo, non c'è altro da vedere. Questa manche nessuna sfiga nei contatti in bagara all'inizio, ma non mi sentivo in mano la macchina troppo critica, troppo difficile, non avevo feeling, ho fatto tantissimi errori, quindi niente, torniamo indietro col setup come l'avevamo nella manche 1 e vediamo di fare l'ultima finale. Attenzione sul campo,
partenza, stavolta mi sono addormentato, cioè guardate la macchina dietro, praticamente quasi mi tampona, partito malissimo. E niente, che sfiga allucinante, ancora il primo giro, come nella prima finale. Cioè, guardate, la macchina bianca che è in posizione 3 prova a entrare su una macchina bianca che è in posizione 2 dove lo spazio non c'era. Nel contatto ci rimette lui che va un po' in contatto con la vettura rossa, si intraversa, viene centrato dalla macchina bianca che precede me, io arrivo e me la trovo in pieno traiettoria, cioè è impossibile evitarla a quella velocità, così all'improvviso. Lo colpisco in pieno, la sfiga vuole che mi punto e mi giro sul cordolo e non riesco a ripartire senza che un recupero mi rimetta in pista. Quindi riparto decimo, anche questa finale è già compromessa. Nel contatto mi si è anche piegata la carrozzeria sotto, cioè tutte mi succedono. Devo far sfilare tutti quelli che mi arrivano dietro perché ormai sono doppiato, forse addirittura 2 giri. La mia gara è già finita. L'unica cosa positiva è che la macchina è tornata a funzionare bene, cioè con il setup con cui siamo tornati indietro è tornata a funzionare bene. Nel punto davanti al palco non la perdo più, non mi si punta più all'interno sull'avantreno, e comunque vedo che stando vicino alle posizioni di testa quando li faccio sfilare non perdo tanto terreno da loro, cioè come tempi più o meno sono lì. L'ho salvata per miracolo, sono stato troppo stretto all'interno sul cordolo, ho dato gas sul cordolo, la macchina mi è finita su 2 ruote e l'ho salvata per miracolo, non ho flippato stavolta. Dai, ma non è possibile, cioè, ma tutte. Davanti si incartano, io arrivo, me li trovo in traiettoria, proprio mi appoggio appena e mi finisce ancora sotto la carrozzeria della macchina, mi si piega la carrozzeria, cioè, assurdo.
divento matto, cioè la macchina arancio davanti sbaglia traiettoria, va larghissima, non penso mi abbia fatto passare, perché poi cerca subito di recuperare la linea e mi colpisce completamente. Io mi ero infilato all'interno dove ho visto lo spazio, mi colpisce, mi picchia e capotto. Cioè, non c'è stato un contatto in questa manche dove non ci ho rimesso. Boh. Gara terminata, concludo ottavo. Cosa dire? Se una settimana prima della gara mi avessero detto che finivo ottavo, ci avrei messo la firma. A caldo adesso invece l'ottavo posto mi sta un po' stretto. Questo perché, visto quello che abbiamo fatto in qualifica, visti i tempi con cui abbiamo girato, eravamo a praticamente un decimo dei primi, si sarebbe potuto fare qualcosa di meglio. E rimane un po' di amaro in bocca a caldo perché praticamente su 3 finali 2 sono stato tagliato fuori già al primo giro per contatti e sfighe varie e l'unica finale pulita che ho avuto avevamo la macchina non a posto e l'ho completamente sbagliata. Questo è quello che mi piace meno della categoria elettrica, cioè il fatto che in realtà anche le finali sono delle qualifiche praticamente. Appena tu hai un problema, un imprevisto, una sbavatura, sei tagliato fuori. Non è come nello scoppio che c'è una finale di mezz'ora dove tu te la puoi giocare di strategia, dove puoi rimediare, puoi recuperare. No, qua il minimo imprevisto hai perso la gara. Comunque dai, è stata una bellissima esperienza con tutti gli amici del team ed è stata esperienza anche per noi, sia nella categoria, ma sia soprattutto nella conoscenza della macchina. Adesso la stagione invernale praticamente è agli sgoccioli, quindi rimettiamo l'elettrico nell'armadio e ci prepariamo a ripartire con l'1.8 a pista a breve. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!